Ciao e benvenuti. Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Ho scoperto che mia moglie, presto ex, mi tradiva. Ho seriamente lottato con la depressione per molto tempo. Non l'ho mai affrontata, ma ero confuso. Doveva sapere che sapevo. Semplicemente non le importava, suppongo, o almeno pensavo. Circa 2 o 3 mesi fa ero semplicemente stanco di tutto, stanco di lei e del matrimonio. Non mi importava più di niente. Ho iniziato a prepararmi per il divorzio e una nuova vita. Cercavo di evitare mia moglie il più possibile, cercando di stare fuori casa quando lei era in casa. Non interagivo con lei e, quando mi faceva una domanda, rispondevo solo sì, no o forse. Lasciavo persino le fatture dell'avvocato del divorzio in bella vista. Doveva sapere che mi stavo ritirando e preparando per il divorzio. Anche i bambini me lo chiedevano, persino loro potevano vedere cosa stava succedendo. Ho anche fatto loro capire: entrambi vi amiamo, non è colpa vostra. A volte gli adulti non possono stare insieme. Mia moglie era effettivamente in stanza e deve avermi sentito parlare con i bambini. Non ha nemmeno commentato. Ho preso il suo silenzio come consenso. Comunque, qualche giorno fa, ho incontrato una ragazza che conoscevo da scuola, prima di incontrare mia moglie. Abbiamo sempre avuto questa tensione tra noi, una sorta di chimica. Flirtavamo sempre e eravamo affettuosi, ma non abbiamo mai fatto nulla al riguardo, chiamiamola Sara. L'ho rimpianto per molto tempo, ma ero giovane, timido e stupido. Non avevo pensato a Sara per molto tempo, in realtà non l'avevo vista per anni, ma nel momento in cui ci siamo incontrati, la tensione tra noi era palpabile, ancora più di quanto ricordassi, e la comunicazione era senza sforzo. Lei mi ha chiesto di uscire. Le ho spiegato la situazione con la mia futura ex moglie. Le ho detto che volevo essere ufficialmente separato prima di iniziare a uscire. Non avrei tradito. Sara ha rispettato questo. Mi ha dato il suo numero e mi ha detto di chiamarla appena avessi finito quello che dovevo fare. Mi ha detto che non si era mai sposata ed era davvero emozionata di conoscermi di nuovo. Ero ancora più emozionato. L'incontro mi ha motivato a finalmente affrontare mia moglie e ufficializzare la separazione e il divorzio. Ero davvero felice quando sono tornato a casa e mi sono seduto ad aspettare mia moglie. Ero effettivamente impaziente come un pazzo. Ho menzionato che dovevamo parlare e poi le ho detto che sapevo del suo tradimento da molto tempo. Ho anche menzionato che mi ero ritirato dalla nostra relazione negli ultimi 3 mesi, quindi doveva saperlo anche lei. Non sembrava importarle che non mi interessasse più, quindi le ho detto che volevo iniziare a uscire e andare avanti con la mia vita. Ho concluso il mio discorso dicendo che era ora di divorziare, non sei d'accordo? La sua reazione non è stata affatto quella che mi aspettavo. Ha iniziato a piangere istericamente. Sembrava che l'anima le uscisse fuori. Non avevo mai sentito nulla del genere, balbettava scuse, chiedendo una seconda chance, insistendo che l'avventura non significava nulla, che potevamo risolvere tutto, chiedendomi se potevamo tentare una consulenza matrimoniale. Ero un po' sorpreso, pensavo che sarebbe stata contenta che le avevo detto che poteva andare con quest'uomo senza sensi di colpa. Lui è evidentemente più importante per lei della sua famiglia. Se non fosse così, perché sarebbe andata con lui in primo luogo? Doveva sapere che questo avrebbe distrutto noi, non può essere così stupida. Le ho detto che se credeva dovessimo sistemare la nostra famiglia o il nostro matrimonio, il momento per farlo sarebbe stato 7 mesi fa, prima che avesse l'avventura. Ora è troppo tardi per aggiustare qualcosa, è rotto oltre la riparazione e non penso che avessimo problemi prima della sua avventura nel nostro matrimonio. Non ha discusso nulla con me e non posso leggere la mente, quindi, qualunque cosa fosse, non avevo modo di sistemarlo da quando ha iniziato questa avventura con l'altro uomo. Ovviamente pensava che qualcosa non andasse o mancasse qualcosa che era così sbagliato che non poteva essere risolto parlando con me. Qualcosa doveva essere sbagliato o mancante che lei era d'accordo che i nostri figli crescessero in una casa distrutta da quel momento in poi. Se non, perché farlo?
Ho spiegato chiaramente e con calma che non c'era modo che lei non fosse intima con quest'uomo negli ultimi 7 mesi e non c'è modo di annullare il dolore e la sofferenza che mi ha causato, che mi ha portato a questo punto di indifferenza. In realtà quasi odio le sue viscere. Sono civile solo per poter cogenitoriale i nostri figli in futuro. Le ho detto che non credevo si preoccupasse di me. Nessuno che si preoccupa di qualcun altro li farebbe passare attraverso questo tipo di dolore. Non tradirebbero il loro partner in un modo come quello che ha fatto, dicendomi che mi ama. Tuttavia, le sue azioni dimostrano il contrario. È diventata completamente incoerente. Non riuscivo a capire né capo né coda di nulla di ciò che diceva. Quello che diceva era solo un disordine confuso. Alla fine ho dovuto chiamare sua sorella perché, onestamente, non avevo intenzione di prendermi cura di lei. Sua sorella è arrivata e dopo che le ho spiegato cosa stava succedendo, l'ha portata via. Mi sono sentito enormemente sollevato quando se ne sono andate. Non so cosa stavo cercando qui. Lei doveva sapere che questo sarebbe successo, doveva volerlo. Non può essere così stupida da pensare che questo comportamento, queste scelte che ha fatto, avrebbero portato a qualcosa di diverso dal divorzio e da una famiglia distrutta. È bella e intelligente, il nostro matrimonio era fantastico fino a quando non ha iniziato la sua avventura. Ho accettato i cambiamenti della vita, sono andato avanti. Ora finge di amarmi, che vuole che rimaniamo sposati in famiglia. Cosa potrebbe guadagnare da questo grande dramma a questo punto? Cosa potrebbe aspettarsi che facessimo? Voglio dire, non poteva certo aspettarsi che provassimo a riconciliarci o persino a una consulenza matrimoniale a questo punto, potrebbe. Sta tramando qualcosa? Non riesco proprio a capire cosa stia cercando di fare. Ho molte prove del suo tradimento. Vivo in un paese europeo, il che significa che non otterrebbe alcun assegno di mantenimento o qualcosa del genere. Potrebbe essere questo? Ha paura che le permetterei. Potrebbe essere questo? Vuole che io provi simpatia così non dico alla gente quello che ha fatto. Il suo amante è sposato, quindi forse ha paura che direi a sua moglie. Non riesco proprio a capirlo. Comunque, dovevo solo togliermi questo dal petto. Speravo che avrebbe avuto più senso scritto. Ma no, sono confuso ora quanto lo ero quando ho iniziato questo sfogo. Aggiornamento. Prima di tutto, grazie a tutti, è stato travolgente in molti modi. Non ho avuto la possibilità di rispondere a tutti, ma ho cercato di leggere tutto. Ho postato 3 giorni dopo la conversazione con la mia futura ex moglie e avevo dormito poco. Mi sono addormentato mentre leggevo messaggi sul computer e quando mi sono svegliato il giorno dopo avevo il segno della tastiera sulla faccia e la mente più chiara. Ho deciso di fare alcune liste, amico contro i punti chiave, e mettere un mucchio di carte sul muro. Ho fatto titoli per ognuno di essi, come comportarsi quando incontri mia moglie, il mio matrimonio, le domande di Sara da chiedere a mia moglie, e così via. Il documento finale è troppo lungo per essere riscritto qui, quindi coprirò solo alcuni dei punti principali. Il mio obiettivo era capire quali principi fondamentali volevo mettere in atto e quali erano i più importanti su cui volevo concentrarmi. Poi ho esaminato ognuno di essi e valutato se sarei stato in grado di ottenere qualcosa di significativo da esso e quale sarebbe stato un risultato significativo nel caso avessi ottenuto qualcosa. Per quanto riguarda i bambini, sono la mia priorità numero 1. Aumenterò i miei sforzi per aiutarli a gestire questo attraverso la consulenza individuale, la consulenza familiare, organizzerò viaggi e trascorrerò più tempo di qualità con loro. Coinvolgerò anche il resto della mia famiglia da parte mia per aiutarli attraverso questo. Parlerò anche con i loro insegnanti, allenatori e così via. Voglio assicurarmi che il loro sistema di supporto sia immediato e ovunque. Ho fatto un test per le malattie sessualmente trasmissibili e ho anche prenotato un test del DNA per i bambini. Solo a pensarci che potrebbero non essere miei mi mette a disagio, ma devo accertarmene per loro. Se non fossero miei, potrebbero avere una storia medica di cui hanno bisogno di sapere. Cosa succederà se vorranno contattare il loro vero padre quando saranno più grandi? Come mi vedranno se non agisco ora per accertarmi che siano miei? Sarò stressato fino a quando non lo confermerò in un modo o nell'altro. Dopo aver parlato con il loro terapista da solo, si sono uniti a noi e abbiamo spiegato tutto con attenzione e li abbiamo lasciati fare tutte le domande che volevano.
Ripeto più e più volte che possono venire da me con qualsiasi cosa. Io sono il loro papà. Li amo più di ogni altra cosa e sarò sempre lì per loro, qualunque cosa abbiano bisogno. Per quanto riguarda il mio matrimonio, sono giunto alla conclusione che non potrò mai più fidarmi di mia moglie. Senza fiducia non è possibile avere una relazione. Sono anche giunto alla conclusione che non amo mia moglie, non amo la persona che è diventata. Era una grande parte di me, ma ha ucciso quella parte quando ha avuto l'avventura. Ha totalmente cambiato la mia percezione di lei. Forse potrei imparare ad amarla di nuovo, ma per poterlo fare dovrei desiderarlo e, onestamente, non lo desidero. È meglio finirla e andare avanti con le nostre vite. Non voglio più questo matrimonio, non voglio la nostra relazione, non la voglio. La parte di me che la amava, la parte di me che provava gioia e felicità senza fine quando pensavo a lei, ora prova terrore nei ricordi del dolore. Ogni pensiero di associazione con lei mi causa grave disagio. Il divorzio è inevitabile, penso, e voglio concluderlo il prima possibile. Per quanto riguarda Sara, ho parlato molto con lei. Avevo alcune preoccupazioni basate sui feedback che ho ricevuto qui su Reddit. Forse non era una buona idea lanciarsi in una nuova relazione. Inoltre, non volevo trascinarla nel mio casino e, diciamocelo, la mia vita è un disastro totale al momento. Lei non era d'accordo, ha detto che la vita è complicata. Potrebbe valer la pena, ho pensato. Vediamo come c'è e la caviamo insieme mentre usciamo. Ho scoperto perché non si è mai sposata. Era fidanzata, in realtà. Il suo fidanzato è morto improvvisamente in un incidente sul lavoro quasi 6 anni fa. Questo l'ha devastata. E anche se è uscita con alcuni ragazzi da allora, non è riuscita a creare un legame con nessuno. Dalla sua prospettiva, la vita è breve e bisogna correre rischi quando si presenta una vera opportunità. Ho spiegato come non voglio iniziare nulla finché il divorzio non è ufficiale, non voglio tradire mentre sono tecnicamente sposato. Lei concorda e rispetta questo. Ho anche parlato di come potrebbe essere percepito se all'improvviso diventassimo una coppia alla luce del sole per tutti. Sarebbe facile cercare di inquadrarla come colui che ha distrutto una famiglia e una casa perfettamente buone. Non voglio questo, lei ha accettato e aspetteremo un po' dopo che sarà ufficiale prima di fare qualcosa. Mi sento incredibilmente attratto da Sara. Questa telefonata è un quasi tradimento emotivo nella mia mente, quindi non la contatterò di nuovo fino a quando non avrò concluso la separazione legale. Abbiamo concordato che avrei messo in ordine le mie cose e l'avrei contattata quando ero pronto e avremmo visto cosa fare in seguito. Quando è arrivato il momento di pianificare l'incontro con mia moglie, ho scritto alcuni principi su chi voglio essere. Avrei fatto ogni sforzo nel mio incontro con lei per cercare di essere quell'uomo, l'uomo che ero prima di tutto questo. Ho deciso che dovevo rimanere calmo, avrei fatto ogni sforzo per non essere crudele, avrei tenuto presente che tutto il punto di questa conversazione era andare avanti con le nostre vite. Lo scopo era cogenitorialità il più possibile per i nostri figli. Tuttavia, ho preparato un elenco di domande per cercare di capire il suo pensiero di avere questa avventura e anche cosa pensava di andare avanti. Non sarei stato ingannevole, non le avrei dato false speranze che ci fosse una possibilità di riconciliazione, questo per ottenere un accordo post-nuziale o qualche altro beneficio nel divorzio. Avrei diviso tutti gli asset con lei equamente, con il 50% a ciascuno di noi, anche se lei ha agito terribilmente verso di me. Avremmo la custodia al 50%, non la userò come modello di ruolo, agirò in modo da poter sostenere le mie azioni oggi, domani e tra 30 anni. La odio per quello che mi ha fatto e per quello che ha fatto a noi e ai nostri figli, ma amo i ricordi dei bei momenti che abbiamo avuto insieme mentre duravano e amo i nostri figli che abbiamo creato e cresciuto insieme. Cercherò di ricordarla in questa luce in futuro, non il suo tradimento. Non posso portare odio nel mio cuore, quindi, a un certo punto, devo perdonarla per poter andare avanti. Penso che abbiamo avuto un matrimonio molto buono, facevamo l'amore ogni giorno, trascorrevamo molto tempo di qualità insieme, litigavamo raramente, ci sacrificavamo volentieri l'uno per l'altro. Ero effettivamente molto aperto con lei fino a quando non ho scoperto il suo tradimento. Credo che anche lei fosse aperta con me, ma venerdì
arrivò e andai a vederla. Sua sorella mi aveva avvertito che non stava bene e non aveva torto. Mia futura ex moglie sembrava assolutamente orribile. Occhi iniettati di sangue, viso gonfio, capelli trascurati. Sembrava molto più piccola di quanto ricordassi, come se la vita stesse abbandonando il suo corpo. Era così magra. Dubito che avesse dormito o mangiato molto quella settimana. Ci siamo seduti tutti e mia moglie tremava quasi incontrollabilmente. Mi sentivo sorprendentemente calmo, sentivo il suo dolore evidente, ma non come un coniuge amorevole. Sentivo il suo dolore come sentirei per un attore in un film che mi stava coinvolgendo. Non so come spiegare cosa stessi provando. Mi sono seduto lì e ho aspettato che si calmasse abbastanza per parlare. Ha provato diverse volte, ma scoppiava a piangere. Guardandola è chiaro che non era un'interpretazione. Ho visto lei piangere molte volte prima, ma mai così. Ho visto persone fingere lacrime prima, ma non riesco a immaginare che qualcuno sia in grado di architettare l'apparenza del pianto per settimane, intervallato da periodi di pianto straziante dell'anima. Una volta che ha finalmente iniziato a parlare, è stato come uno sfogo. Si scusava ad ogni altra parola, sorprendentemente non ha cercato di scusarsi o di scaricare la colpa su di me. Anche sua sorella piangeva e a volte la rimproverava. È diventato chiaro anche che sua sorella l'aveva avvertita che questo sarebbe successo. Apparentemente è così che sua sorella ha perso il fidanzato un anno fa. Non pensavo o pensavo che avesse avuto una crisi di mezza età l'anno scorso seguendo l'infedeltà di sua sorella. Ha iniziato a pensare molto al tradimento e alla fine sembra che abbia fatto questo perché si era infatuata. Aveva una cotta per il ragazzo e non riusciva a trattenersi. Non si aspettava che lo scoprissi o che qualcun altro si facesse male. Era una cosa egoista. Era apparentemente molto felice nel nostro matrimonio. Si era convinta che si meritasse questa scappatella e che probabilmente avrei supportato la sua scelta se avessi saputo quanto era felice in quel momento. Si era convinta che questa avventura sarebbe passata e che saremmo tutti tornati a vivere felici e contenti come una famiglia. Non aveva idea che avessi scoperto e solo quando ho iniziato a distaccarmi ha iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo. Ho scoperto che aveva lasciato il suo amante circa un mese e mezzo fa, l'entusiasmo aveva iniziato a svanire. Mi ha dato il suo telefono per controllare e l'aveva bloccato. Quando l'ho sbloccato i messaggi risalenti a un mese e mezzo FA hanno iniziato a riversarsi. Aveva cercato di coinvolgermi di nuovo nel nostro matrimonio, ma io non avevo mostrato interesse ad avere a che fare con lei fino a quando non l'ho fatta sedere. Era convinta che avremmo trovato un modo per rimetterci insieme e che saremmo finiti più forti di prima. Quando l'ho affrontata, era ben consapevole che poteva essere la fine della linea. La realtà delle cose l'ha colpita come un mattone in faccia quando mi ha guardato negli occhi. Ho cercato di farle alcune domande, principalmente su cosa le fosse passato per la mente che le desse il diritto di farci questo. A noi, ai nostri figli. Fondamentalmente è solo egoismo da parte sua, come molti hanno sottolineato. In seguito ho capito che non avrei mai ottenuto le risposte che cercavo perché non esistono e sono mie. Non c'è una risposta accettabile per il tradimento, quindi non otterrò mai una risposta accettabile. Tuttavia, ho ottenuto una chiusura in un modo strano. Ho dovuto spiegarle quanto mi aveva ferito gravemente, l'incredibile dolore che aveva causato. L'ho convinta ad accettare il fatto che è stata lei a far crollare il nostro matrimonio e ora i nostri figli cresceranno in una casa distrutta. Questo mi ha dato una strana sensazione di pace. Lei aveva letto tutto quello che poteva su come riparare un matrimonio rotto dopo un'infedeltà. Aveva una cronologia di confessioni dettagliate firmata e pronta per me. Non l'ho ancora. L'ho appena data al mio avvocato. Lei implorava una seconda chance. Avrebbe fatto qualsiasi cosa, ha detto. Le ho detto che non le credevo. In realtà non credevo a nulla di quello che diceva. Semplicemente non mi fido di lei. Mi ha chiesto cosa potesse fare per aggiustarlo. Le ho detto che l'aveva rotto se non sa come. Come può aspettarsi che io le presenti una soluzione? Le ho chiesto se fosse nei miei panni, cosa avrebbe risposto a quello. Se qualcosa, queste domande sono andate avanti e indietro per un po'. Alla fine ha ammesso che se i ruoli fossero stati invertiti, probabilmente non avrebbe perdonato neanche lei.
Le ho detto che avevo fatto un test per le malattie sessualmente trasmissibili e che avrei fatto il test del DNA ai bambini. Lei è completamente crollata per circa 20 minuti quando ha sentito questo. Ha insistito che questa era l'unica volta che aveva mai tradito o fatto qualcosa fuori dalle righe. Dopo qualche andirivieni, ha ammesso che avevo ragione, non avevo motivo di credere a lei e se fosse stata nei miei panni, probabilmente avrebbe fatto lo stesso. Le ho chiesto se la moglie del suo amante sapeva e lei ha detto che non sapeva. Ha ammesso che si meritava di sapere. Le ho chiesto se avrebbe detto a lei o se avrei dovuto io e mi ha chiesto se io avessi considerato la riconciliazione o la consulenza matrimoniale se lei lo avesse detto. Ho detto di no, ma ho menzionato che avrebbe avuto un certo rispetto ai miei occhi. Lei ha promesso di dire alla moglie dell'amante e a tutti quelli con cui è associata che sarebbe andata nuovamente alla AR e avrebbe confessato tutto. Le ho detto che non le credevo. Ha detto che non sarebbe mai stata con nessun altro e che non avrebbe mai rinunciato a tornare insieme a me, anche se ciò avesse richiesto il resto della sua vita. Non le credevo, ma non ho detto nulla. A questo punto era diventato ridondante. Mi ha offerto un matrimonio aperto unilaterale, accesso aperto alle sue comunicazioni, disponibilità 24/7. Le ho detto che ho parlato con la mia amica Sara e che sto ancora aspettando perché non voglio essere infedele. Non voglio nemmeno una relazione aperta. Farebbe male a Sara se facessi una cosa del genere e non vorrei ferire altre persone nel processo. Mia moglie mi ha sentito. Non voglio essere il suo carceriere, spiare costantemente su di lei e sospettare non sono le basi per una relazione sana. Non sono interessato all'intimità senza un legame più profondo. Il sesso per il solo fatto di fare sesso meccanico non ha valore secondo me. Se ho bisogno di sfogarmi, posso farlo da solo. Non ho bisogno di un partner per questo. A questo punto eravamo tutti esausti. Eravamo andati avanti per oltre 5 ore. Mia moglie ha pianto su una scala da male a terribile quasi tutto il tempo. Non saremmo andati oltre. Era finita. Sono stato molto onesto con lei e le ho detto che l'amore che avevo per lei era morto. Non riconoscevo più la persona che era diventata. La nostra famiglia era morta per mano sua e avrei portato avanti il divorzio. Le ho detto che non poteva annullare la sua infedeltà irreversibile. L'unico modo per evitare questo risultato sarebbe stato non iniziare l'avventura 7 mesi fa. Non volevo più il nostro matrimonio, non la volevo più lei, non volevo più dolore. Ho suggerito di non avere contatti per un po' per ottenere un po' di distanza e prospettiva. Le ho detto che avevo già trovato e che la mia decisione era presa. Potevamo iniziare la terapia familiare per cogenitorialità. Ma oltre a questo non voglio nemmeno vederla. È stato incredibilmente doloroso dirle. Piangeva forte mentre mormorava «No, no, no, per favore no, per favore no». Quando l'ho fatta uscire, ha avuto un'emorragia nasale massiccia, quasi esplosiva. Ha cercato di raggiungermi, ma è svenuta. Sono riuscito a prenderla prima che toccasse terra. L'ho portata insieme a sua sorella al pronto soccorso. E sono rimasto, finché non ho saputo che sarebbe stata a posto. La scorsa notte, e oggi, la mia quasi ex moglie ha raccontato a tutti quello che ha fatto. La moglie dell'amante mi ha chiamato stamattina per avere conferma di quanto mia moglie le aveva detto fosse accurato. Le ho inviato copie di alcune delle prove. Ho appena saputo che ha cacciato suo marito. Vuole incontrarsi e vedere più prove. Sospettava da tempo, ma non aveva prove di infedeltà. Le ho suggerito di incontrarci a cena domani. Aveva bisogno di parlare e ha chiesto se potessimo parlare al telefono. Non so se posso affrontarlo ora, le ho detto magari più tardi. Confessione onesta. Mi sento come spazzatura, non sono stato in grado di dormire. I miei dubbi sulle mie scelte stanno aumentando e sto iniziando a sentirmi meno sicuro sul come procedere. So che devo rimanere forte, ma è molto difficile. Perché mi sento così in colpa? Perché mi sento responsabile di cercare di sistemare le cose? Potremmo ingannarci per un po', ma molto probabilmente non funzionerà a lungo termine. Alcuni dei suoi amici e parenti mi hanno chiamato per insultarmi, pensano che dovrei darle una seconda possibilità, ma la mia mente mi dice che trascinarlo sarebbe doloroso, quindi è meglio finirla e andare avanti. Una volta fatto ciò, possiamo iniziare a guarire e creare le nostre nuove vite.
Quindi è tutto, niente di sorprendente, nessuna vendetta, nessuna soluzione, nessuna pace, nessun lieto fine, solo più dolore per me e forse per i bambini. La mia mente è in un posto molto buio in questo momento, onestamente non so cosa fare. Consigli? Grazie per aver ascoltato.